Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod. Io sono Luca e oggi con me c'è Francesca. Oggi parliamo di una parte fondamentale della giornata, la routine prima di andare a dormire. Francesca, quante volte hai detto buonanotte nella tua vita? Oh Luca, penso di averlo detto almeno 1.000.000 di volte. E non solo buonanotte, ma anche sogni d'oro, che è una delle mie espressioni preferite. Sai, quando i miei figli erano piccoli, ogni sera prima di spegnere la luce, li abbracciavo e dicevo sempre sogni d'oro. È diventata una specie di rituale di famiglia. Che bello! Ecco, oggi vogliamo proprio aiutare chi ci ascolta a imparare queste parole e frasi che si usano ogni sera. Allora, partiamo con qualche vocabolo essenziale. Fare la doccia, il letto, la coperta, il cuscino. Sono tutte parole che sentirete spesso quando si parla della sera. E non dimentichiamo le frasi utili, tipo ho sonno, oppure vado a letto presto stasera. Sono cose che diciamo tutti i giorni, no? Assolutamente. E poi, ovviamente, buonanotte e sogni d'oro, che sono perfette per chiudere la giornata con un sorriso. Adesso, Luca, entriamo in un argomento che spesso mette in crisi chi studia l'italiano. I verbi riflessivi, tipo addormentarsi, lavarsi i denti, mettersi il pigiama. Guarda, io da studente li confondevo sempre. Mi ricordo che dicevo io lavo i denti invece di mi lavo i denti. Sembra una piccolezza, ma cambia tutto. Un trucco che uso ancora oggi è pensare sempre sto facendo questa cosa a me stesso? Se sì, allora serve il mi, ti, si e così via. Ottimo consiglio. Facciamo qualche esempio. Prima di dormire mi lavo i denti e mi metto il pigiama. Oppure, dopo cena guardo un film e poi vado a letto. Ecco, provate a ripetere queste frasi, magari adattandole alla vostra routine. Più le usate, più diventano naturali. Parlando di routine, in Italia la sera è un momento speciale. C'è chi fa cena tardi, magari verso le 8 o anche le 10 in certe regioni. Prima di cena spesso si fa l'aperitivo e poi magari una passeggiata, la famosa passeggiata serale. Sì, e la famiglia si riunisce, si chiacchiera, si ride. A Roma, per esempio, è normale vedere famiglie intere che passeggiano dopo cena, magari con un gelato in mano. È un modo per stare insieme e rilassarsi prima di andare a letto. Ecco qualche domanda utile per fare pratica. A che ora vai a letto di solito? Oppure preferisci leggere o guardare la TV prima di dormire? Sono domande perfette per una conversazione informale. Provate a rispondere anche voi, magari mentalmente o con un amico. Così la lingua diventa subito più viva. Prepararsi per andare a letto in Italia non è solo una questione di routine, ma anche di atmosfera. Molti italiani amano abbassare le luci, mettere una musica rilassante, magari accendere una candela profumata alla lavanda o alla camomilla. Sì, e spesso si usano proprio questi profumi per favorire il sonno. La lavanda, per esempio, è molto popolare. E poi, quando si saluta la famiglia, si usano frasi gentili. Buonanotte, mamma. Sogni d'oro, papà. Sono piccoli gesti che rendono la serata più calda e autentica. Ecco, se volete rendere la vostra routine più italiana, provate a usare queste espressioni con chi vi sta vicino. Fa davvero la differenza. Un'altra cosa tipica è rilassarsi con una tisana, magari alla camomilla o alla melissa. È un'abitudine che aiuta a staccare la mente e prepararsi al sonno. E per i bambini, spesso si raccontano storie o si cantano ninne nanne. La narrazione è un modo bellissimo per calmare i più piccoli e creare un momento di intimità familiare. Anche tra adulti, a volte si condivide qualcosa di bello della giornata, un pensiero positivo prima di dormire. Sì,
Condividere gratitudine o i momenti migliori della giornata aiuta a chiudere la serata in modo sereno. È una tradizione che consiglio a tutti. Prima di dormire, molti italiani si dedicano anche alla cura di sé. Una crema per il viso, qualche minuto di meditazione o magari un bagno caldo con erbe aromatiche. Sì, e ci sono anche rimedi tradizionali, come impacchi profumati o bagni con oli essenziali. Sono piccoli gesti che migliorano la qualità del sonno e fanno sentire coccolati. Se volete creare un rituale tutto vostro, potete combinare queste attività. Una tisana, una storia, una musica rilassante. Così la routine diventa un momento speciale, tutto italiano. In Italia, la famiglia e la comunità sono al centro anche della routine serale. Spesso si fanno cose insieme, si guarda un film, si gioca a carte, si chiacchiera. E per molti c'è anche una dimensione spirituale, una preghiera, una candela accesa, un pensiero di gratitudine. Sono gesti che danno un senso di pace e connessione. Se volete portare un po' di Italia a casa vostra, provate a creare un ambiente accogliente, luci soffuse, musica tradizionale, magari una storia raccontata a voce alta. Sono dettagli che fanno la differenza. Le storie della buonanotte sono una tradizione antica in Italia. Spesso si raccontano fiabe con animali, eroi o semplici racconti di famiglia. Le ninne nanne, poi, sono dolcissime e aiutano a creare un'atmosfera di calma. E anche se non avete bambini, potete inventare una piccola storia o condividere un ricordo prima di dormire. È un modo per sentirsi più vicini e mantenere vive le tradizioni. Provate a mescolare storie, attività di famiglia e magari una musica di sottofondo. Così la routine serale diventa davvero unica e significativa. Un altro trucco per rilassarsi è mettere una musica italiana soft, magari una ninna nanna tradizionale o una melodia dolce. Aiuta a creare un'atmosfera tranquilla. E non dimenticate i profumi. Una candela alla lavanda, un diffusore con rosmarino o agrumi. Sono tutti aromi tipici italiani che favoriscono il relax. Basta abbassare le luci, accendere una candela e lasciarsi trasportare. Se fate queste cose ogni sera, il vostro corpo capirà che è il momento di rilassarsi e vi sentirete un po' più italiani, anche a casa vostra. Allora, come si può creare una routine serale ispirata all'Italia? Scegliete un orario preciso per iniziare a rilassarvi, magari con un po' di stretching leggero o ascoltando musica tradizionale. Aggiungete un tocco sensoriale, una candela alla lavanda o agli agrumi, una luce soffusa. E poi magari condividete con la famiglia o con voi stessi un pensiero di gratitudine o un ricordo felice della giornata. Così la routine non è solo un insieme di azioni, ma diventa un vero e proprio rituale di benessere e connessione. E, come diciamo sempre, Sogni d'oro! Grazie per averci seguito anche oggi. Continuate a praticare e a portare un po' di Italia nelle vostre serate. grazie mille Luca e grazie a tutti voi. Ci sentiamo presto per un nuovo episodio. Buonanotte e sogni d'oro. Ciao Francesca, ciao a tutti, alla prossima!